Le infiammazioni tendinee dell'arto superiore sono condizioni sicuramente non gravi, ma che se tralasciate e non trattate in maniera adeguata possono diventare estremamente fastidiose e limitare l'attività sportiva, sia essa dilettantistica o professionistica. Indipendentemente da quello che è il distretto muscolare interessato, sono causate da stress ripetitivi a livello dell'arto superiore e in alcuni casi, soprattutto negli atleti più amatoriali, ha un utilizzo non appropriato, ancora non ottimo di quella che è la tecnica nell'esecuzione dell'esercizio. Tra le più frequenti condizioni che si riscontrano negli atleti di tipo infiammatorio dell'arto superiore abbiamo quelle dei tendini estensori e dei tendini flessori, o meglio quelli che vengono chiamate epicondilite e epitrocleite. I distretti interessati, quindi tendini flessori e tendini estensori, sono di per sé in uso quotidianamente dalla mattina alla sera. È chiaro quindi che un loro sovraccarico durante l'attività sportiva può aumentare le loro necessità di fatto funzionali. Questo causa un sovraccarico che è difficile poi da trattare se lasciato misconosciuto, non trattato in maniera adeguata, in quanto da una situazione di tipo acuto più facilmente trattabile, può evolvere in una situazione cronica, una situazione non grave ma sicuramente di più difficile trattamento. Moltissimi sono gli sport che causano un sovraccarico dell'arto superiore e delle sue componenti muscolari. Pensiamo al padel, al tennis, allo squash, ma non solo, alle arti marziali, al sollevamento pesi, all'atletica stessa, tutti quegli sport in cui è inevitabile che si muova quello che è l'arto superiore. Il trattamento delle condizioni infiammatorie è fondamentale non solo per indirizzare il miglioramento della sintomatologia di questi distretti, ma per evitare che vadano a influenzare altre condizioni. Un esempio tipico è un aumento importante della massa muscolare dei flessori, una sua infiammazione, aumento del suo volume e una compressione di altre strutture delicate che vicino ad essi decorrono, come ad esempio i nervi, in primis il nervo mediano, che se schiacciato causa la cosiddetta sindrome del canale carpale, con una sintomatologia diversa e spesso molto fastidiosa. Le patologie infiammatorie dei tendini, abbiamo detto, non sono situazioni importanti, però devono essere affrontate in maniera precoce per evitare che lo diventino. Ecco che in caso di una sintomatologia tipica infiammatoria può essere utile utilizzare dei tutori notturni fatti dai terapisti della mano, dei tutori funzionali diurni durante le attività lavorative nelle quali comunque sono sempre in funzione questi tendini. Se si può cercare di evitare farmaci importanti antinfiammatori, però utile può essere a lungo termine l'utilizzo di integratori che danno un sostegno comunque alle fibre muscolari. Ogni sport ha le sue problematiche dell'arto superiore. Alcuni sport come il bodybuilding hanno un sovraccarico maggiore delle componenti muscolari tendinee e legamentose a livello del polso. Altri sport come le arti marziali hanno delle problematiche più legate all'impatto traumatico e quindi vengono a essere più interessate quelle che sono le componenti ossee. Nel bodybuilding i tendini estensori e i tendini flessori che hanno una partenza a livello del gomito e arrivano a inserirsi a livello del polso e a livello digitale sono estremamente sovraccaricati ed ecco che i massimi gradi di estensione e di flessione che determinano un impegno estremamente importante di queste strutture tendine possono causare, con un impegno di stress importante, l'instaurarsi di un processo infiammatorio che deve essere precocemente trattato. Per quanto concerne gli sport da combattimento si vede una differenza nel tipo di lesioni in base anche alla capacità tecnica dell'atleta. Nei professionisti è più facile che vengano a essere interessate le strutture ossee, in quanto hanno una maggior stabilità nel tirare il pugno. Per quanto concerne gli atleti amatoriali, non avendo ancora affinato la propria tecnica, è più facile che vengano a essere interessate, per ancora non perfetto gesto tecnico atletico, quelle che sono le strutture legamentose, soprattutto a livello del polso. Il messaggio fondamentale è che quindi queste condizioni non sono situazioni gravi, ma devono essere approcciate e affrontate il prima possibile. Sia esso il tennis, il calcio, il padel, lo sci, gli allenamenti che si fanno per le arti marziali o bodybuilding vanno a sollecitare strutture tendinee che sono in attività da quando ci svegliamo sino alla sera per mangiare, per lavorare, per guidare, quindi sono iper sovraccaricate.
quindi il trattamento deve essere il più precoce possibile. Negli ultimi anni determinati sport, come ad esempio il bodybuilding, il padel e gli sport da combattimento, hanno assunto una grande popolarità e quindi si è ampliata anche la forbice in cui questi sport vengono praticati, in età molto più giovani e anche in età più avanzate. Questa cosa è da tenere in considerazione in maniera importante per poter seguire il proprio corpo in base all'età in cui si pratica un determinato sport. I tendini sono quindi i tiranti che vanno a mobilizzare un determinato ingranaggio. Questo ingranaggio nel caso dell'arto superiore sono le articolazioni, come quella del polso, quelle delle dita e in particolare un'articolazione che svolge l'80% dei movimenti della mano, che è l'articolazione trapezio-metacarpica. È anche l'articolazione nella quale per prima inizia a crearsi l'artrosi e quindi una maggiore attenzione dobbiamo porla. In caso di dolore, di sovraccarico, sempre l'utilizzo di tutori può essere d'aiuto in prima istanza, l'utilizzo di integratori a lungo termine e nei casi estremi di dolore importante possono essere proposti determinati tipi di interventi chirurgici, partendo dal presupposto che l'intervento chirurgico è sempre l'ultima delle opzioni. Il trattamento delle condizioni infiammatorie, come del resto tutte le patologie, quando possibile, deve essere sempre affrontato dalla minore aggressività possibile in poi. Il primo step è l'utilizzo di tutori statici fatti durante la notte che vanno a scaricare quel determinato distretto anatomico, l'utilizzo di tutori funzionali durante il giorno che aiuta e supporta le nostre attività quotidiane, siano esse sportive che lavorative. Si passa quindi a determinati tipi di terapie fisiche, che sia laser, teca, röntgen e altre. Ulteriori armi che abbiamo è l'utilizzo di terapia infiltrativa estremamente limitata, magari per quanto riguarda le terapie cortisoniche, oppure terapie più innovative come l'utilizzo di cellule mesenchimali staminali, per arrivare in ultima istanza ad eseguire degli interventi chirurgici che devono comunque sempre essere l'ultima delle opzioni possibili. Sicuramente la prevenzione è il modo migliore per ovviare alle problematiche infiammatorie e traumatiche dell'arto superiore. Chiaro è che in coloro che praticano sport quasi quotidianamente non possono pensare ogni dolorino un pochino strano rispetto alla quotidianità di farsi vedere dallo specialista del caso. Chiaro è che vi sono sport dove, vedesi le arti marziali, le patologie traumatiche possono ad esempio essere per assurdo meno frequenti alla mano e al polso che non in altri sport dove la mano e il polso non sono lo strumento dello sport stesso. Questo perché sono più protetti, sono seguite in maniera un pochino più adeguata, vedi fare delle fasciature di protezione come si deve. Altri sport, un esempio è il calcio, dove lo strumento dell'atto sportivo sono gli arti inferiori, a meno che non parliamo dei portieri, e quindi in caso di una caduta o dei traumi distorsivi all'arto superiore l'atleta è meno in grado di gestirli subito nel tempo post-traumatico.